Ragazze, ecco il nuovo tutorial della borsa Clara realizzato da noi di Macre Bag. Il tutorial dura indicativamente 40 minuti e questo è leggermente più complesso rispetto a tutti gli altri tutorial delle borse che troverete sul nostro canale. Infatti vi spieghiamo passo passo tutti i passaggi da seguire. Ciao a tutte, io sono Martina e ti do il benvenuto o il bentornata sul nostro canale YouTube di Macre Bag. Oggi ti mostro come realizzare questa borsa appunto seminocciolina, una borsa classica di medie grandi dimensioni, non adatta alle principianti. Potete vedere il video, però è una borsa un pochino più complessa rispetto a tutte le altre che abbiamo su questo canale. Vi spiegheremo attentamente come realizzare entrambi i pannelli della borsa, la parte laterale, la base e il manico. Non vi mostreremo però come foderare la borsa. In quel caso diciamo che potete ometterlo oppure realizzarla. Noi come sempre vi suggeriamo di creare una fodera all'interno delle borse per renderle più resistenti. Ma prima di iniziare il video ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche del nostro canale. Ricordo anche che abbiamo dei profili social, ci trovi sia su Instagram che su TikTok col nome macre.bag. Quindi ora vi spiego tutto l'occorrente per realizzarlo. Abbiamo utilizzato un uncinetto numero 4, però vi suggerisco di fare un piccolo campione per vedere se appunto questo uncinetto è quello giusto per voi. Di solito il cordino si lavora con un uncinetto 4, 4,5, 5, quindi fate alcune. E poi noi abbiamo utilizzato una sola rocca da 500 grammi del nostro cordino italiano. Allora, su macrebag.it troverai tantissimi colori disponibili. Puoi utilizzare o questo colore che ha un color ruggine, ma ce ne sono tanti altri molto belli accesi. Allo stesso modo puoi utilizzare pure un cordino opaco, che è praticamente la fattura e il modo di lavorare è lo stesso, solo che cambia un pochino il colore, che è più opaco rispetto a questi che sono super luminosi. Ma puoi decidere anche di utilizzare un cordino lurex, basta che acquisti 2 rocche perché il peso delle singole rocche è di 250 grammi, voi avrete bisogno di 500 grammi, anzi avanza un pochino, quindi non rischiate di rimanere senza filato. Ora iniziamo il video vero e proprio, mi raccomando state attente e ponete attenzione a tutti i passaggi che vi indichiamo. Iniziamo realizzando il primo cappietto e continuiamo con 25 catenelle. Quindi se poi andiamo a contare pure il cappietto iniziale, il totale delle catenelle sarà 26. Questo è importante perché mi servirà un giro di punti bassi, quindi il giro successivo, di numero dispari. Quindi ho realizzato un totale di 26 catenelle, dovrò saltare la prima, vedete, quindi salto questa, entro nella seconda e realizzo il primo punto basso. Entro con l'uncinetto, carico il filo, trascino fuori, formo 2 asoline, carico di nuovo e chiudo. Ancora, entro nel punto successivo, carico il filo, trascino fuori, 2 asole, carico e chiudo e vado avanti così. Come vi ho detto, il numero deve essere per forza dispari perché poi andiamo a fare il punto seminocciolina e avrò bisogno di un numero di partenza dispari, quindi questo giro di punti bassi sarà composto da 25 punti bassi. Noi andiamo avanti, realizziamo punti fino alla fine del giro e vi facciamo vedere poi come realizzare i giri successivi. Ecco fatto il primo giro di punti bassi, sono un totale di 25 e ora vi facciamo vedere perché. Andiamo avanti e iniziamo a realizzare il primo giro di punti seminocciolina. Quindi faccio una catenella per alzare il lavoro, giro il lavoro e iniziamo il punto. Devo entrare nella prima catenella, nel primo punto, scusate, facendo un semplicissimo punto basso. Quindi entro qui,
carico il filo, trascino, ho queste 2 asole, carico di nuovo e chiudo. E sempre ad ogni giro, nel primissimo punto e nell'ultimo, dovranno esserci dei punti bassi. Se questo non si verifica, vuol dire che avete fatto alcuni errori. Ora devo fare il punto seminoccioline, quindi carico l'uncinetto, entro nel punto seguente, questo, vedete, entro, carico di nuovo l'uncinetto e trascino fuori. Ho queste 3 asole, ora carico di nuovo e chiudo la prima asola e ho sempre 3 asoline. Di nuovo carico l'uncinetto, rientro di nuovo nel punto, carico, vedete, trascino fuori. Ho formato ora 5 asole, devono essere 5. Carico e chiudo tutte e 5 assieme. Catenella e vado avanti. Faccio ora un punto basso. Quindi alterno per tutto il lavoro questo punto seminocciolina a un semplice punto basso. Ve lo facciamo rivedere. Quindi carico il filo, entro nel punto, carico e trascino fuori. Ho queste 3 asole. Mi raccomando, qui caricate e chiudete la prima asolina. Di nuovo carico, rientro di nuovo nel punto, tiro fuori, trascino, ho le 5 asole, carico e le chiudo tutte e 5 assieme. Di nuovo catenella e punto basso. Vedete il punto, comunque la lavorazione è molto semplice e il risultato si vede nella parte retrostante. Vedete delle noccioline che poi vi faremo vedere più avanti nel pannello, che si noteranno molto meglio. Ora andiamo avanti, facciamo vedere l'ultima. Vedete carico e trascino, 3 asole. Ricordatevi questi passaggi. Vedete carico e chiudo la prima asolina e basta, solo la prima. Carico di nuovo, entro di nuovo nello stesso punto, carico, trascino fuori e chiudo tutte e 5 le asole. Catenella e punto basso. Ora andiamo avanti, mi raccomando, alternate questi 2 punti e arriviamo alla fine del giro. L'ultimissimo punto del giro deve essere un semplice punto basso. Se così non è, come vi ho detto, c'è stato qualche errore, sono stati saltati dei punti e quindi dovete ricontrollare il giro. Andiamo avanti e vi facciamo vedere il risultato. Stiamo a realizzare gli ultimi 2 punti del giro. Dobbiamo fare ora il punto seminocciolina, quindi carico l'uncinetto, entro nel punto, carico di nuovo e trascino fuori. Carico e chiudo la prima asolina, carico di nuovo e entro ancora nello stesso punto. Ho 5 asole, le carico di nuovo e chiudo tutte e 5 assieme. Faccio una catenella e faccio l'ultimo punto basso del giro. Ed ecco che abbiamo fatto il primissimo giro. Vedete, queste sono le seminoccioline, molto simili al punto nocciolina, solo sono leggermente più piccole. E sono un totale di 12. Ora andiamo avanti, quindi faccio una catenella per alzare il lavoro, giro il lavoro, realizzo ora un giro intero di punti bassi, quindi entro nel primo punto basso, vedete qui nella V, e lascio 2 asoline nella parte sopra, in questo modo, carico il filo e lo trascino fuori, carico di nuovo e chiudo le asoline. Ora devo fare un punto basso pure sopra la mia nocciolina. Devo saltare questo primo nodino che vedete che è formato in questo modo sopra la nocciolina e andare a prendere le 2 asoline qui di lato, queste. Quindi carico l'uncinetto, vedete, trascino fuori, carico di nuovo e chiudo le 2 asole. Ora di nuovo entro nella V composta dal punto basso del giro precedente, carico, trascino fuori, carico e chiudo di nuovo. Ancora vedete, salto questo nodino, non devo entrare lì ma entro qui dentro prendendo le 2 asoline. Vedete,
formo 2 asole e chiudo. Di nuovo nella V, carico e chiudo. Ancora vedete, salto questo punto, entro qui e prendo le 2 asole e chiudo. Vado avanti così, realizzando tutto il giro dei punti bassi. Faremo vedere poi come proseguire con il giro successivo. Ecco che abbiamo realizzato il secondo giro, vedete risulta in questo modo il mio giro di punti bassi. Ora dovrò fare una catenella e girare il lavoro. In totale i punti bassi devono essere sempre 25. Quindi riniziamo esattamente come abbiamo fatto nel giro del punto seminocciolina, quindi entro nel primo punto basso e faccio un altro punto basso e faccio di nuovo un punto seminocciolina. Quindi carico l'uncinetto, entro nel punto, carico e trascino fuori. Di nuovo carico e chiudo il primo punto, carico di nuovo e entro nel punto lo stesso, trascino, ho 5 asole, carico e chiudo tutte assieme. Più velocemente facciamo una catenella, di nuovo un punto basso e continuiamo con il punto eco nocciolina. Dovrò fare anche qui questo alternarsi, quindi punto seminocciolina e un punto basso. Come sempre ad ogni giro dovrò iniziare e terminare con un punto basso. Quindi andiamo avanti e dovremo continuare a realizzare questo alternarsi di giri fino a raggiungere un totale di 27 giri. Quindi dovrò fare un giro in cui faccio solamente punti bassi e il giro seguente in cui alterno un punto basso a un punto seminocciolina. Il lavoro sarà questo, vi abbiamo fatto vedere il punto, in realtà è molto semplice e come vi ripeto sempre, ricordatevi di realizzare un punto basso all'inizio e alla fine del giro con il punto seminocciolina. Andiamo avanti, vi facciamo vedere il pannello terminato, così almeno riuscirete a vedere meglio il lavoro come appunto bisogna farlo. Abbiamo realizzato tutti e 27 i giri, quindi se andate effettivamente a vedere abbiamo creato 13 giri di punti seminocciolina e invece 14 giri di punti bassi, in quanto il primo è un giro di punti bassi e anche l'ultimo. La dimensione di questo pannello mi risulta 20 cm per 20 cm. Abbiamo utilizzato il nostro cordino italiano che dà un risultato perfetto e anche la lavorazione è molto più semplice da fare. Quindi ora andiamo a realizzare un altro pannello esattamente identico con le stesse misure e gli stessi giri. Noi vi facciamo vedere perché l'abbiamo già realizzato. Infatti, se vedete è questo ed è esattamente identico nei giri e nelle dimensioni. Deve corrispondere. Non vi facciamo ovviamente vedere il tutorial perché i passaggi sono gli stessi. La particolarità di questo punto seminocciolina è che la parte frontale del lavoro si nota la nocciolina, mentre invece nel retro è liscissima, sembra realizzata in questo caso a punto basso. Ora andiamo avanti e dobbiamo realizzare il laterale e la base della borsa, che è un tutt'uno. Vado a tirare il filo per tagliarlo e lascio indicativamente 1,5 metri di lunghezza. Questo mi servirà per fare poi le cuciture nel passaggio successivo. Quindi taglio sia il filo di un pannello ma anche il filo dell'altro, anche questo sempre di 1,5 metri. Iniziamo ora a realizzare il nostro laterale, quindi faccio un primo cappietto e continuo con 17 catenelle, quindi per un totale di 18 catenelle.
Dopodiché andremo a realizzare il primo giro di punti bassi e inizieremo con il punto semi nocciolina. Fatte tutte e 18 le catenelle, continuiamo realizzando il primo giro di punti bassi. Come prima salto la prima catenella ed entro nella seconda. Entro, carico il filo e trascino all'interno. Formo queste due asole, carico di nuovo e chiudo. Ora andiamo più velocemente, tanto vi abbiamo già fatto vedere prima, quindi entro in quello successivo e continuo con i miei punti bassi. Farò un primo giro di punti bassi singoli fino ad arrivare all'estremità del filo, quindi fino ad arrivare al cappietto. Dopo faremo una catenella, gireremo il lavoro e inizieremo il lavoro vero e proprio. Ecco qui il primo punto, facciamo ora la catenella per alzare il lavoro, giriamo e iniziamo anche qui con i punti semi nocciolina, quindi entro nel primo punto e faccio un semplice punto basso. Anche qui la tecnica sarà la stessa. E il giro precedente era composto da 17 punti, quindi anche in questo caso devono essere un numero dispari, mi raccomando, importante. E ora facciamo il punto semi nocciolina, quindi carico l'uncinetto, entro nel punto, carico di nuovo il filo, lo trascino fuori, carico il filo e chiudo la prima asola. Di nuovo giro il filo attorno all'uncinetto, entro nel solito punto, carico, trascino fuori. Ora ho 5 asoline, carico di nuovo e le chiudo tutte assieme. Faccio un punto e di nuovo punto basso. Di nuovo dopo facciamo un altro punto semi nocciolina e andiamo avanti così, con questo alternarsi di punti, quindi inizio con un punto basso, poi un punto semi nocciolina, un punto basso, punto semi nocciolina, fino ad arrivare al termine del giro. L'ultimo punto del giro deve essere composto da un punto basso, se così non è vuol dire che è stato fatto un errore, per questo che i numeri, i punti del giro devono essere per forza dispari. Ora noi andiamo avanti, continuiamo con questo punto e vi facciamo vedere altri 2 o 3 giri prima poi di continuare con il lavoro. Fatto pure questo giro, vedete, se giriamo troviamo le nostre noccioline. Ora faremo una catenella, gireremo il lavoro e faremo un giro completo di soli punti bassi. La tecnica è la stessa di quando abbiamo realizzato il pannello, quindi entro in questa prima V, vedete, del punto basso e faccio un altro punto basso. Ora devo saltare questo nodino qui del punto semi nocciolina e entrare in questa asolina di fianco. Prendo le 2 asole e faccio un punto basso, mi raccomando, questo passaggio è fondamentale. Ora entro nella V qui del punto basso precedente e faccio un altro punto basso. Uguale, salto il punto, entro nelle V qui e faccio il punto basso, continuo così fino al termine del giro. In totale i punti bassi dovranno essere anche qui 17. Poi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e vi faccio vedere l'ultimo giro di punti nocciolina, come farli, e poi andremo avanti. Ecco qui un altro giro di punti bassi fatto. Vedete, in totale abbiamo realizzato 8 noccioline in un singolo giro. Vi facciamo vedere l'ultimo giro, quindi carico l'uncinetto e faccio una catenella, giro il lavoro e devo rientrare, ora vedete, nei punti bassi, quindi rinizio con un semplice punto basso, ancora facciamo un punto semi nocciolina, di carico, chiudo un'asola, carico di nuovo, entro nel punto, carico 5 asole, ora carico il filo, le chiudo tutte assieme e faccio una catenella, di nuovo punto basso e continuiamo così. Ricordatevi che all'inizio e alla fine del giro dovranno esserci sempre punti bassi, che il numero di punti in un singolo giro è di 17, quindi le noccioline devono essere 8 e dovremo alternare giri di punti bassi semplici a giri di un punto basso alternato a un punto semi nocciolina.
quindi faremo così. Noi andiamo avanti, vi facciamo vedere poi il pannello della base dei laterali, che è un tutt'uno realizzato, e vi indichiamo pure quanti giri devono essere fatti. Il nostro pannello, vedete, è pronto, risulta molto ampio. Abbiamo fatto un totale di 38 giri di punti noccioline e 39 di punti bassi singoli, e il risultato è questo. Ora andiamo a prendere il filo finale, si tira e poi si taglia abbastanza lungo, quindi deve rimanere circa 1,5 metri a 2 attaccato, e anche questo ci servirà per le cuciture. Vi ricordo anche che l'ultimo giro da fare è un giro di punti bassi, e il nostro pannello misura indicativamente 60 centimetri di altezza per 14 di larghezza. Ora prendiamo questo e gli altri due pannelli, passeremo a realizzare le cuciture. Ecco che la nostra borsa sta prendendo forma. Vedete che abbiamo cucito un primo pannello della nostra borsa e il risultato è questo. Le cuciture sono interne, infatti non si vedono tantissimo. Ora gireremo il lavoro e vi faremo vedere tutti i passaggi che abbiamo eseguito per realizzare questa cucitura. I passaggi sono molto semplici e veloci. Vi suggerisco comunque di prendere dei marcapunti e una coda a lana. Allora, per prima cosa abbiamo aggiunto questo marcapunti da un lato e dall'altro. Questo ci serve perché abbiamo lasciato 13 giri di noccioline qui all'estremità, 12 nel centro e le altre 13 dall'altro lato. Questo ci serve per aiutarci, in quanto queste indicano la dimensione effettiva del pannello. Quindi ora prendiamo il pannello e iniziamo a fare le nostre cuciture. Intanto ho preso il filo del pannello, vi ho aggiunto l'ago da lana al suo interno e ora iniziamo. Allora, posiziono i due pannelli in questo modo, vedete, uno parallelo all'altro, e faccio in modo pure che i punti di nocciolina si trovino uno sopra l'altro, quindi vedete in questo modo che una nocciolina corrisponda anche a quella dell'altro pannello. Quindi questo è il primo giro, questo è il primo giro, che corrispondono così, secondo, terzo e via dicendo. Quindi ora iniziamo a fare queste cuciture e mi raccomando devono essere fatte dall'interno, quindi posiziono la parte a noccioline una sopra l'altra e le cuciture verranno fatte all'interno, la parte liscia, in questo modo. Quindi prendo l'ago e entro nel primo punto, che si vede molto bene, sono in questo caso 2 asoline e le altre 2 asoline. Questo è il primo punto e si vedono bene, come vi ho detto, perché sono dei punti bassi. Tiro l'ago, lo faccio passare e tiro il filo, tiro bene, e in questa prima parte lo faccio per almeno 2-3 volte per essere sicura che si fissi al meglio e non si apra successivamente. Quindi uno, di nuovo rientro nel medesimo punto e ancora tiro il filo. In questo caso è molto lungo perché abbiamo fatto tagliare 1,5 metri, quasi 2 di filo. Ecco, tiro bene un'altra volta, si fa in questo modo. Comunque vado avanti, vedete, entro nel punto basso successivo e passo il filo in questo modo. Qui entrerò per una sola volta, non è necessario fare più cuciture durante tutta la lunghezza del pannello. Mi raccomando, state molto attenti a tirare il filo, vedete, lo passate sopra, e a entrare perfettamente nei punti bassi. Ogni tanto controllate all'interno pure che le due file di punti nocciolina corrispondono, perché se così non è
vi consiglio di sfare il lavoro e riniziare con la cucitura, che se no si verificherebbe un errore e il risultato non sarebbe in questo caso perfetto. Quindi vedete, dovete fare questo lavoro che richiede un po' più di tempo, ma è molto semplice da fare. Andiamo avanti, il metodo è questo e vi facciamo vedere il risultato delle prime cuciture. Vedete, abbiamo cucito tutto il primo lato del pannello in questo modo e siamo arrivati ora a cucire l'angolo esattamente dove abbiamo il marcapunti. Vi facciamo vedere però il risultato che abbiamo ottenuto fino ad ora. Se vedete, le cuciture di questo lato, vedete dalla parte esterna, quello che poi si vedrà della borsa, coincidono, quindi i singoli giri di un pannello e dell'altro coincidono perfettamente. Dovete porre molta attenzione a questo particolare, perché questo è la parte essenziale della cucitura. Ora rigiriamo e vi facciamo vedere come fare l'angolo, che è leggermente diverso rispetto al resto del pannello, ma pur sempre molto semplice. Quindi ora sono arrivata a dove c'è il mio marcapunti. Devo andare a inserire di nuovo il filo e faccio non una ma 2 cuciture al suo interno per fissare meglio, quindi non rischiare poi che la borsa si sciupi, e fare anche il giro del pannello per poter poi iniziare a lavorare in quello successivo. Vedete, quindi rientro nel solito punto e tiro, e ecco che ho fatto 2 punti. Ora vado a lavorare pure l'altro punto, quello a fianco, nello stesso modo, entrando 2 volte. Anche qui inizio praticamente la seconda parte del pannello e i giri di punti semi-nocciolina devono esattamente coincidere, quindi devo stare attenta anche in questo modo. Eppure in questo punto entro per ben 2 volte con il filo, per essere sicura di saldare bene il lavoro e fare delle buone cuciture. Così, vedete, lo giro in questo modo, perché poi inizio a lavorare, come ho detto, l'altro pannello, l'altro lato del pannello. Quindi ora continuiamo con la cucitura. Quando arriveremo all'altro marcapunti dovremo fare sempre lo stesso lavoro, quindi 2 giri di cucitura in 2 punti. E mi raccomando, state ben attente al fatto che i giri di punti semi-nocciolina tornino e coincidano l'un l'altro. Noi andiamo avanti, finiamo di realizzare tutte le cuciture e vi facciamo vedere il risultato finale. Terminata tutta la cucitura dovremo semplicemente andare a fermare il filo, quindi sempre aiutandomi con l'ago da lana rientro nei nodini che ho appena realizzato con la cucitura e vi passo il filo per più volte in modo da fermarlo e chiudere quindi definitivamente la cucitura della mia borsa. Quindi faccio indicativamente almeno una decina di nodini, poi taglio il filo in eccesso e vado pure a bruciare la punta. In questo modo il lavoro è del tutto saldato. Fatta la cucitura, il risultato sarà questo. Vedete, abbiamo girato già la borsa e le cuciture, come vedete, sono interne e il motivo è questo. Quindi vedete, abbiamo realizzato tutto il corpo della nostra borsa. Ora semplicemente andiamo a creare il manico. Allora, ora abbiamo realizzato una prima parte del manico e abbiamo lavorato in questo modo. Vedete, abbiamo fatto questo pannello con delle diminuzioni per fare in modo che si rimpicciolisca. Abbiamo fatto quindi dei semplici punti bassi e abbiamo raggiunto una certa altezza. Ora faremo esattamente lo stesso lavoro dall'altra parte, quindi vi facciamo vedere come realizzarlo sia da un lato che dall'altro e poi dovremo infine
cucire le due parti e assemblare quindi il manico. Prendo il pannello laterale e vado a misurare, vedete, due noccioline e inizio a lavorare in questo punto basso qui, tra la seconda e la terza nocciolina. Quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo trascino fuori. Ora di nuovo carico e chiudo. Faccio il primo punto, tengo bene il filo più corto e lo posiziono qui lungo il bordo in modo da fissarlo. Entro nel punto a fianco, carico il filo, ho 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Quindi faccio un semplice punto basso. Vedete che mi porto dietro anche il filo più corto in modo da fissarlo. In questo modo, vedi? Qui carico il filo, chiudo e realizzo i miei punti bassi. Vado avanti, continuo a realizzarli per tutto il pannello laterale e arrivo anche dall'altra parte fino a il punto basso fra la seconda e la terza nocciolina. Quindi semplici punti bassi lungo tutti i punti bassi del corpo della borsa e poi faccio vedere come proseguire il giro seguente. Siamo arrivati quindi all'altra estremità dove vi avevo detto tra la seconda e la terza nocciolina nel punto basso e in totale questi punti sono 27. Ora semplicemente faccio una catenella e giro il lavoro. Vado a realizzare un altro giro di punti bassi, però devo fare delle diminuzioni. Quindi faccio una diminuzione all'inizio e una alla fine del giro e li faccio quando mi trovo sul rovescio della borsa, quindi quando guardo l'interno. Iniziamo, quindi entro con l'uncinetto nel punto, carico l'uncinetto e trascino fuori. Ho queste 2 asole. Ora devo entrare anche nel punto seguente, quindi entro e carico. Ho 3 asole. Ora carico l'uncinetto e trascino e le chiudo tutte e 3 assieme. Ho realizzato così una diminuzione. E ora invece semplicemente continuiamo a fare singoli punti bassi fino ad arrivare agli ultimi 2 punti del giro. Anche lì in quel caso dovremo fare un'altra diminuzione. Sono all'altra estremità degli altri 2 punti e facciamo di nuovo una diminuzione, quindi entro nel punto, carico l'uncinetto e lo trascino fuori. Ho queste 2 asole. Entro nel punto seguente, carico di nuovo l'uncinetto e lo trascino e ne ho realizzate 3, carico e le chiudo tutte e 3 assieme. Quindi ora invece di 27 punti ho un totale di 25. Faccio una catenella, ora giro di nuovo il lavoro e realizziamo un singolo giro di semplici punti bassi. Quindi ora continuiamo, dobbiamo andare ad alternare questo giri di punti bassi con diminuzioni a giri di punti bassi semplici per un totale di 5 volte, quindi 5 giri con diminuzione e 5 giri di punti bassi semplici. Ho già realizzato un giro con diminuzioni e 2 giri con punti semplici. Noi quindi andiamo avanti e dobbiamo arrivare quindi da un totale di 27 punti iniziali a un totale di 17. Andiamo avanti e vi facciamo vedere il risultato. Siamo arrivati a 17 punti per giro, abbiamo realizzato in tutto 11 giri con punti semplici e diminuzioni, vedete infatti il risultato è questo. Ora andiamo avanti, faccio una catenella, giro il lavoro e da ora in poi devo realizzare solo giri di punti bassi per un totale di 17 punti per ogni giro. Abbiamo fatto entrambi i nostri manici. Dalla prima parte, quella con le diminuzioni, abbiamo fatto 11 giri, mentre invece la seconda un totale di 12, quindi 11 più 12, 23 giri di punti bassi. Ora dobbiamo andare ad unire il manico e formarne uno solo. Quindi apro in questo modo, li appoggio l'un l'altro da questa parte qui, vedete, in questo modo, e iniziamo a fare la nostra cucitura. Vi facciamo vedere come fare. Allora entriamo nel primo punto
qui vedete prendo entrambe le asoline e entro nell'asolina finale, quindi tiro poi il filo un pochino per andare a stringere attorno all'uncinetto e chiudo con un punto bassissimo, così. Ora vado avanti, anche di qua entro nel primo, prendo 2 asoline, entro nel secondo punto e prendo le altre 2 asoline, carico il filo attorno all'uncinetto e chiudo sempre con un punto bassissimo. Vado avanti, l'altro punto, asoline, asoline, carico il filo e chiudo così, e continuo in questo modo fino all'ultimo punto. Vi facciamo vedere come poi effettuare effettivamente la chiusura e il risultato finale. Fatto tutte le cuciture, vado semplicemente a tirare il filo e tagliarlo. Lascio circa 10-15 cm massimo, non tanto di più. Sì, tolgo il filo in eccesso, vedete la cucitura è questa, giriamo la borsa e vedete che questo è il risultato nella parte alta del manico. Quindi ora abbiamo lasciato questo filo abbastanza lungo, vado a girare il lavoro e vedete che questo è il risultato del manico, la cucitura non si vede. Ora questi fili che sono rimasti mi serviranno per cucire il manico, quindi andiamo a piegarlo e partiamo con le cuciture. Allora, prima ancora di andare poi a cucire il manico e piegarlo, abbiamo aggiunto un pezzo di fodera. Vedete, qui abbiamo già pure cucito e qui ancora no, perché ci sono gli spilli, e vi facciamo vedere. Abbiamo cucito anche questa parte perché ci sono 2 pezzi di stoffa separati. Noi abbiamo deciso di metterlo perché così il manico sarà molto più resistente, però potete decidere anche di ometterlo. L'unica cosa che vi indico di farlo è prendere un pezzo di stoffa, piegarlo a metà, piegarlo in dentro in questo modo e andare a cucire, fare delle piccolissime cuciture proprio sul bordo, prendendo un po' del bordo della fodera e un po' dei nodini interni della borsa. Vedete, qui quasi non si notano i punti. La cosa fondamentale da fare è lasciare quasi 1 centimetro lungo i bordi entrambi, perché questo ci servirà poi per cucire questa parte in questo modo. In più noi abbiamo aggiunto anche la fodera sotto e anche qui andremo a foderare l'intera borsa. Questo passaggio viene messo nel video, voi potete decidere quindi anche di non farlo, però vi consiglio ovviamente perché la borsa sarebbe più completa. Anche qui bisogna solamente andare a creare una fodera della forma e la dimensione della borsa e poi andare a cucire a 1 centimetro di distanza dal bordo. Quindi noi ora continuiamo a cucire, facciamo tutta la fodera e pure questa parte alta del manico e terminiamo, facciamo vedere poi come cucire a modo il nostro manico. Allora, abbiamo cucito tutta la fodera, vedete, sia questa qui interna alla borsa e anche questa per sorreggere il peso del manico. Qui abbiamo già fatto una cucitura da un lato, quindi dovete partire dal filo che abbiamo lasciato all'inizio e poi pian piano spostarvi fino indicativamente a questa altezza, un'altezza intermedia. Ora vi facciamo vedere come fare la cucitura dall'altra parte. Riprendiamo il filo in eccesso che avevamo lasciato prima e inserisco un ago da lana, vedete, lo piego in questo modo esattamente a metà e iniziamo a fare le cuciture. Quindi vedete, prendo il punto di un lato e il punto dell'altro e tiro bene il filo. Poi dall'altra parte entro in un punto basso e nell'altro punto basso e tiro. In questo modo si va a fare
la nostra cucitura. Quindi vedete così, tutto così fino a raggiungere l'altezza che vi abbiamo mostrato precedentemente, quindi indicativamente almeno a metà del manico. Poi potete andare anche più avanti, però comunque il risultato cambia leggermente. Quindi continuiamo così, vi facciamo vedere come terminare e chiudere il filo nascondendolo. Ed ecco qui la borsa Clara. Se quindi avete seguito attentamente tutti i passaggi che vi abbiamo indicato nel video tutorial, il risultato sarà questo. Se avete bisogno comunque del materiale, lo trovate su macrebag.it, e pure le dimensioni, tutte le informazioni le trovate comunque qui sotto in descrizione. Io vi ricordo comunque di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su tutti i canali social, e vi saluto. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video.